Sta letteralmente per arrivare uno tsunami di liquidità, un'onda da 5 trilioni di dollari che sta per colpire in pieno Bitcoin e i mercati azionari. Mentre tutti sono lì a guardare cosa fa Trump, a guardare i dazi, a guardare i titoli dei giornali, stanno in realtà ignorando totalmente il vero motore di tutto. Un motore silenzioso, un motore nascosto che muove i prezzi con un ritardo di circa 3 mesi. Se perdi questo lasso temporale, allora stai solo rivivendo il crollo del primo trimestre di quest'anno. Ma se riuscirai a cogliere questo momento, questo piccolo lasso temporale, allora potrai posizionarti per ciò che sta per accadere. E attenzione, non sono qui per metterti FOMO, non sono qui per indurre nessuno ad investire, sono qui per mostrarti, come sempre, solo dei semplici dati. Dati di cui ho già parlato in passato, dati che nessuno ti mostra là fuori, ma dati che è essenziale conoscere. Quindi in questo video vedrai che cosa sta succedendo realmente sotto le quinte e soprattutto come posizionarti al meglio in modo da ottenere il massimo dei benefici da questo tsunami che sta per investirci. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo. Di quale forza sto parlando? Qual è questa grande onda che sta letteralmente guidando i mercati? Perché sì, siamo tutti preoccupati per Trump e tutta la storia dei dazi, e sì, è giusto esserlo. Infatti ho fatto tantissimi video in cui ne parlo, perché è importante tenere in considerazione questa parte qui. Ma come ho già detto anche in quei video lì, i dazi non sono l'obiettivo finale, i dazi sono la leva verso l'obiettivo finale, quindi una leva per ottenere qualcos'altro. Trump quindi non sta puntando ai dazi, Trump sta puntando a tutt'altra cosa, utilizzando i dazi come leva per raggiungere quell'obiettivo lì. Però di questo ne ho parlato appunto in altri video che ti lascio linkati qua sotto. Dunque abbiamo detto che i dazi sono solo una leva per ottenere qualcos'altro, e infatti sotto la superficie c'è qualcos'altro che si muove, qualcos'altro che fa muovere ogni cosa. Sì, le notizie, sì, i dazi, sì, le manipolazioni in atto, d'accordo, ma qualcos'altro muove realmente i mercati. Mentre la massa è distratta da tutta questa roba qui, quel qualcosa si muove sotto la superficie e solo i pochi che si rendono conto di come funzionino veramente le cose trarranno profitti da queste onde e da questo movimento sottostante sotto le notizie, sotto tutto quella che è la superficie che invece vediamo. Per vedere però di che cosa stiamo parlando, facciamo un attimo un passo indietro. Iniziamo quindi dall'elezione di Trump e in particolare i suoi primi 100 giorni di mandato. Un periodo un po' turbolento, un periodo pieno zeppo di critiche come Trump è incompetente, non capisce nulla, oppure così uccide i mercati, o ancora sta manipolando tutto per il suo tornaconto, e altre frasi simili. Forse non sa che cosa sta facendo? Magari sì, o magari invece lo sa benissimo. Chi può dirlo? Tutto quello che possiamo dire è che abbiamo visto comunque negli ultimi 10 giorni oscillazioni da 10 trilioni di dollari. Quindi i mercati fanno su e giù, su e giù, su e giù di continuo. E ogni volta che esce la notizia, tac, crollano oppure esplodono. Insomma, una volatilità enorme concentrata in un lasso di tempo estremamente stretto. In mezzo a tutta questa roba qui c'è Trump che sta riorganizzando l'intero sistema monetario globale. E questa non è roba da poco. Per quanto mi riguarda, Trump sa benissimo che cosa diamine sta facendo, e chi riesce a capirlo, chi riesce a leggere tra le righe, probabilmente si posizionerà un passo avanti a tutti gli altri. Ed è il motivo per cui, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e iscriviti alla mia newsletter gratuita, dove ti invio settimanalmente 1, 2, massimo 3 email dove analizziamo i mercati, ti mostro come mi posiziono, che cosa sto attenzionando, che cosa sto osservando e strategie pratiche. Quindi niente cagate, solo pura informazione, analisi e strumenti che possano realmente tornarti utile. Quindi se ancora non ti sei registrato alla newsletter, qua sotto ti lascio il link, fallo perché è gratuita e hai una marea di informazioni importanti come quelle che ti sto mostrando anche in questo video. Ora andiamo a dare un'occhiata a che cosa è successo sui mercati. Se io vado ad aprire il mio grafico dei mercati, vediamo l'ultimo periodo che il mercato è letteralmente crollato. Come puoi vedere qua abbiamo avuto un crollo del 21%, poi riassorbito, quindi vediamo l'intero movimento riassorbito, e attualmente ci troviamo circa un 7-8% rispetto al top. Qua siamo sull'indice di riferimento, quindi l'S&P 500. Ora, durante questi movimenti qui la maggior parte di persone sta gridando alla crisi, al crollo di ogni cosa e tante altre belle cose. La realtà dei fatti è che se andiamo leggermente indietro nel tempo, vediamo qua come ti ho già segnato, qui c'è stato un altro crollo, un 5%, qua un altro
del 10%, qua un altro ancora del 5%, e se andiamo ancora a ritroso vediamo che ce n'è stato un altro qua del 10,96%, qua ce n'è stato un altro del 9%, stiamo parlando dell'aprile 2023, quindi stiamo parlando di una fase ancora prima delle elezioni di Trump, e se andiamo ancora indietro qua ce n'è stato uno addirittura del 19%. In tutto questo, tutti questi bellissimi movimenti hanno portato, come puoi vedere, in realtà a nulla di fatto, cioè il mercato si è poi sempre ripreso, che non vuol dire che continui a farlo, però ecco, non dobbiamo neanche impazzire dicendo oddio finisce tutto. Quindi movimenti di questo tipo sono movimenti relativamente comuni, non così rari nel mondo dei mercati azionari. I mercati oscillano, salgono e scendono sempre. Certo, c'è stata moltissima volatilità in questi periodi, come vediamo i mercati hanno fatto sali e scendi continui, ha comunque fatto l'S&P 500 un crollo di un 20%, è vero che ha recuperato, però c'è comunque stato un crollo abbastanza profondo con un recupero altrettanto interessante. Questa è la volatilità che stiamo vedendo in questa fase, una volatilità che concentrata in un breve lasso di tempo manda in panico gli investitori. Però ricordiamoci, facendo zoom out, che movimenti di questo tipo non sono movimenti poi così rari. Che cosa fare allora? Che cosa guardare? Beh, abbiamo detto dobbiamo guardare quella corrente che da sotto muove tutti i mercati, e solo leggendo, riuscendo a capire, ad analizzare quella corrente, riusciremo a capire effettivamente che diamine succede sul mercato e potenzialmente che cosa succederà. Ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo, nessuno può prevedere i mercati, però guardando le giuste cose possiamo avere un'idea migliore di quello che effettivamente potrebbe succedere. E se mi segui da un po' qua sul canale sai che io parlo costantemente nei miei video di un argomento, quello della liquidità. Sì, perché la chiave è proprio la liquidità. È la liquidità che guida i mercati, è la liquidità quella forza sottostante che muove ogni cosa. Perché? Perché se ci pensi i mercati sono fatti di denaro, il denaro che entra ed esce costantemente. Quel denaro si chiama liquidità. Quindi noi osservando come si muove la liquidità, dove arriva, in che modo o quando esce dal mercato, riusciamo a capire come si muoveranno i mercati. Quindi che cosa succederà da lì a breve al mercato. Se non fluiscono soldi, nessuno investe, i prezzi restano fermi. Quindi ricordati, i soldi sono il motore, sono la base che fa partire e fa funzionare tutta questa roba qui. Qui non mi è ancora chiaro perché le persone non guardino la liquidità. Però vabbè, a parte questo, noi guardiamola. Dobbiamo osservare la liquidità, allora vediamo come si è mossa questa liquidità. Nel 2024, prima che Trump entrasse in carica, abbiamo visto un calo della liquidità nell'ultimo trimestre. Andiamo a metterci il grafico della liquidità globale, eccolo qui. Vediamo da settembre 2024, quindi tutto il Q4, vediamo che la liquidità è crollata, è passata da 172 trilioni fino a raggiungere un bottom a gennaio 2025 di 164 trilioni. Quindi ha fatto un bel crollo da 172 a 164, qua è uscita un bel po' di liquidità dal mercato. Quindi la liquidità usciva e poco dopo i prezzi scendevano. Nel primo trimestre del 2025, quello che sta succedendo adesso, quella famosa onda dei 5 trilioni di dollari che sta inondando il mercato, eccola qua. Siamo passati da gennaio, quindi tutto il primo trimestre del 2025, da 164 trilioni siamo arrivati a 174 trilioni. Quindi qua sono entrati un sacco di soldi. Ma allora perché, se stanno entrando così tanti soldi, soprattutto nell'ultimo periodo che siamo passati da 168 a 174, proprio nella fase, andiamo a vedere qua dove il mercato crollava, vediamo qua il mercato che crolla e vediamo qua che in realtà la liquidità sta salendo. Come puoi vedere io mi posiziono così, qui il mercato crolla ma contemporaneamente qua giù la liquidità è in salita. Allora perché c'è stato il crollo se la liquidità sta aumentando? Perché i movimenti dei mercati rispetto all'immissione di liquidità hanno in genere uno scarto di 10-12 settimane. Quindi vuol dire che i mercati si muovono tendenzialmente con 2-3 mesi di ritardo rispetto al movimento sulla liquidità, ed ecco che per noi diventa estremamente interessante analizzare la liquidità per capire come probabilmente si muoveranno i mercati e quindi avere delle fasi di ingresso interessanti. Quindi abbiamo detto quando la liquidità si muove, circa 2-3 mesi dopo si muovono i mercati. Abbiamo avuto qua il crollo da settembre, quindi spostiamoci di 3 mesi, ottobre, novembre, dicembre, eccolo qua, abbiamo avuto il nostro crollo rispetto a questo movimento qui della liquidità. Poi come
come puoi vedere il drenaggio di liquidità che c'è stato in quest'ultima fase, quindi dicembre, gennaio, febbraio, tac, quindi tutta questa onda qui, che poi è riportata anche qua, ha avuto 3 mesi per poi mostrarsi. Quindi quello che noi stiamo vedendo qua, questo calo, è una conseguenza del crollo della liquidità che abbiamo avuto nell'ultimo Q del 2024. Quindi il Q4 del 2024 abbiamo visto un crollo della liquidità globale. Qui parliamo, attenzione, di liquidità globale, non Stati Uniti, ma liquidità globale. Contemporaneamente, 2-3 mesi dopo, tac, il mercato risponde e crolla. E questo succede sempre, costantemente, funziona sempre così. Basta andare un po' a ritroso e vedrai che più o meno ogni 2-3 mesi, quando si muove la liquidità, tac, si muove anche il mercato. E tra poco vedremo con un grafico aggiustato della liquidità di che cosa stiamo parlando. Quindi, a rigor di logica, il movimento che abbiamo avuto poi nel Q1 del 2025 della liquidità, quindi questa roba qui, dovremmo vederlo quando nel Q2 del 2025. E siamo nel Q2 del 2025 e guarda qua che cosa abbiamo. Abbiamo avuto incremento della liquidità in quest'area e tac, stiamo riavendo il nostro incremento sui mercati. Quindi i mercati stanno ritornando piano piano su. Quindi la liquidità sale, come puoi vedere qua, circa 2-3 mesi dopo, tac, risponde il mercato. Ecco perché è importante tenere d'occhio la liquidità. Vedere come fluisce il denaro ci permette di comprendere cosa probabilmente succederà sui mercati, perché nel momento in cui il denaro fluisce, da qualche parte deve andare, no? E tu immagina un fiume in piena, pioggia, magari per una settimana, continua, che va a ingrandire il fiume. Quando il fiume si ingrandisce, inizia poi a fluire, scorrere in tutti i vari rigoletti che ci sono qua e là, però fluisce un po' ovunque. Ora, un fiume in piena fluisce nel tempo. La stessa cosa funziona con la liquidità. Nel momento in cui entra la liquidità, tac, fluisce poi piano piano sui mercati e vediamo i mercati muoversi. E guardiamo anche il grafico Dixie, perché anche il grafico Dixie è importante secondo me tenerlo d'occhio. Io te l'ho già preparato qui. Che cos'è il grafico Dix? Semplicemente è il dollaro americano, l'indice del dollaro americano. Se andiamo a guardare l'indice del dollaro americano potremo vedere e notare anche un rapporto interessante rispetto alla liquidità anche in questo caso. Infatti, questo è un altro indicatore che guardo, quando il dollaro scende, tendenzialmente nello stesso frangente la liquidità sale. Quindi come puoi vedere qui, da qua scende, liquidità sale, dollaro scende, liquidità sale, poi di nuovo il dollaro sale, liquidità scende. Quindi quando il dollaro scende, sale la liquidità e sale anche che cosa? Il valore degli asset. Quindi salgono i mercati, il dollaro si depotenzia, la liquidità inizia a salire sul mercato, con la liquidità che aumenta sul mercato, gli asset, titoli azionari, quindi il mercato inizia a salire. Ora che abbiamo visto quello che sta succedendo qua, guardiamo anche come si sta muovendo Bitcoin rispetto a questi movimenti. Quindi andiamo a inserire il grafico di Bitcoin, eccolo qua, lo mettiamo in un nuovo pannello e vediamo come ha risposto Bitcoin a questi movimenti che ti ho appena mostrato. Stringiamo un po' il grafico, allarghiamo qua così da capire bene e andiamo, senza andare troppo lontano, partiamo da questo range, da questa fase qui. Vediamo il dollaro che si indebolisce, quindi il dollaro sta scendendo, la liquidità, abbiamo visto anche prima, è in salita, Bitcoin, tac, ora sta reagendo a questo movimento salendo e solo nelle ultime settimane ha recuperato un bel 30%, cioè è crollato e ora è salito di un 30%. Stessa cosa gli indici tradizionali come il Nasdaq e l'S&P 500 che abbiamo visto prima. È fondamentale capire questo lag temporale, cioè capire come quando vediamo crollo dollaro, andiamo in questa fase, inizia a salire la liquidità e tac, il mercato risponde. Questo risponde qua. Questa cosa che abbiamo visto qui è la risposta a questa liquidità e via via così. Quindi c'è sempre quel lag di 2-3 mesi. E anzi ti ho promesso di vedere il grafico, quindi guardiamoci Bitcoin come si è mosso rispetto alla global liquidity e andiamo a selezionarci, cioè mettiamo una global liquidity shiftata, quindi vuol dire spostata di quel range di 2-3 mesi e notiamo, qui partiamo dal 2016, come al crescere della global liquidity effettivamente cresce anche Bitcoin, storno, poi di nuovo salita, poi di nuovo storno e poi di nuovo salita. Quindi questo è il motivo per cui bisogna tenere d'occhio la liquidità, consapevoli del fatto che
c'è questo piccolo lag, quindi c'è questo piccolo intervallo temporale di 2-3 mesi dopo il movimento della liquidità che va a scaturire poi il movimento sui mercati. Quindi se la liquidità scende dopo 2-3 mesi, probabilmente vedremo i mercati scendere. Se la liquidità sale, vedremo dopo 2-3 mesi probabilmente i mercati salire. Con questo grafico, ad esempio, che è spostato, quindi aggiustato, puoi anche farlo tu, puoi anche aggiustartelo tu, puoi seguire in tempo reale più o meno quello che succede sul mercato. Ovviamente questo è fattibile, diciamo, in seconda battuta, quindi shiftando dopo il grafico, dopo c'è stato appunto quel movimento lì, ma comunque come puoi vedere da 2014, o meglio 2016, prendiamo questo intervallo con tutto l'ultimo pump, però anche qui in realtà ha risposto nello stesso modo, come vediamo, quindi dal 2014 ad oggi vediamo che la liquidità effettivamente muove il mercato, ma perché è normale che sia così e quindi il mercato si muove di conseguenza. Capire questo lag temporale che ti ho mostrato è fondamentale per capire come e quando posizionarsi. Le persone oggi sono impaurite, stanno uscendo dai mercati aspettando il prossimo grande crollo. Certo, potrebbe esserci, visti i tempi poi che corrono, ci sta che ci sia un prossimo grande crollo, ma davvero pensi che ci possa essere oggi più incertezza rispetto a quanta magari ce n'era nel 2020, quindi in piena pandemia, o ancora prima nel 2008? Dai, siamo realisti. Oggi c'è tanta incertezza quanto ce n'era nel 2020, quanto ce n'era prima con il grande collasso finanziario globale del 2008. Anche quei momenti erano estremamente incerti. Magari non c'era l'ombra incombente della terza guerra mondiale, però comunque quelli erano momenti estremamente incerti esattamente come lo sono oggi. Ora, guardiamo l'oro. Andiamoci a dare un'occhiata anche all'oro come si sta muovendo. Inutile dirti che ancora una volta anche l'oro, esattamente come Bitcoin, si muove seguendo quella che è la liquidità. Quindi ancora una volta abbiamo il nostro pump nella liquidità 2-3 mesi dopo, tac, il nostro pump sull'oro, ritracciamento, poi abbiamo di nuovo tac, tac e così via. Quindi pensi che ora l'oro si stia fermando, questo movimento, questo storno che abbiamo visto è qui abbiamo una nuova onda di liquidità, questo potrebbe essere secondo me l'oro presto in questi mesi, dipende poi come reagirà, come si muoverà appunto la liquidità. Però tendenzialmente asset come l'oro o come Bitcoin, cioè asset con un'offerta limitata, sono tendenzialmente molto sensibili ai movimenti della liquidità. Ovviamente Bitcoin è ancora più sensibile rispetto all'oro perché ha una capitalizzazione di mercato estremamente più piccola, quindi vediamo una volatilità maggiore, delle oscillazioni maggiori rispetto a quelle dell'oro, ma come visto anche l'oro si muove in funzione della liquidità. La global liquidity sale, 2-3 mesi l'oro sale. La global liquidity scende, 2-3 mesi l'oro scende. Funziona così, funzionano così i mercati. Quindi in questo momento stiamo assistendo a un vero e proprio rimbalzo che non è necessariamente le notizie, è uscito qui e Trump ha detto quello e i dazi c'è un rallentamento e tutte ste robe qui. No, è una reazione a quello che sta succedendo sulla liquidità. La liquidità si muove, il mercato si muove. Punto. Quindi tutti guardano i dazi, tutti guardano Trump, tutti guardano i titoli, ma il vero driver, il vero motore del movimento sui mercati è e sarà sempre la liquidità. E Trump lo ha detto benissimo, l'ha detto in modo chiaro. Ti basta solo leggere, ascoltare bene quello che viene detto e comprenderai quello che sta succedendo dietro le quinte. I dazi sono solo la leva, non farti distrarre da sta storia dei dazi. Certo conoscila, certo comprendila, certo seguila, ma non farti distrarre da questo. Osserva come fluisce la liquidità. Tutto quello che sta succedendo non è nulla di nuovo. Tutta sta storia dei dazi non è nulla di nuovo, al punto che io è da mesi che ne parlo qua sul canale e anticipo le mosse di Trump. Ma come faccio a anticipare le mosse? Come fa una persona qualunque come me ad anticipare le mosse di Trump? È molto semplice, perché è tutto già stato scritto. Dai un'occhiata, ti lascio questo report qua sotto di Hudson Bay Capital, è in inglese, sono 40 pagine. Se tu vai a leggere qua, risale al novembre 2024, qui c'è tutto quello che sta succedendo. Guarda, qui c'è un capitolo sulle tariffe, ti parla dell'inflazione, ti parla di tutta una serie di cose che è esattamente quello che stanno facendo. Cioè, tutte le manovre in atto sono già state scritte, sono già state decise e sono anche già pubbliche, sono già state dette. Quindi se leggi questo documento, così come la miriade di interviste e cose a Scott Bessent e così via, scoprirai che in realtà tutto quello che sta succedendo non è nulla di nuovo. Non è, aspettiamo
aspettiamo che cosa si inventa oggi Trump. No, è tutto qui, è tutto scritto, fa tutto parte di un gioco, di un piano che è in atto e di cui è già stato scritto tutto l'intero svolgimento. In questo documento si dice usare i dazi per poi negoziare e toglierli, cioè usare i dazi come leva, come abbiamo detto appunto adesso, usare i dazi come arma. E guarda caso, Trump ha annunciato i dazi, ora sta cedendo, quindi li ha usati per negoziare, ora sta cedendo e poi potenzialmente li toglierà. Ti consiglio di leggere anche il libro di Trump, se non l'hai ancora letto, leggilo, si chiama The Art of the Deal, quindi l'arte di fare affari, e lì capirai tutto, cioè lì c'è riassunta la strategia di Trump, il creare caos, il navigare in mezzo a questo caos, in mezzo all'incertezza e soprattutto, come dice lui nel libro, punta in alto per poi negoziare. Questo è esattamente quello che sta succedendo. E mentre tutti guardano questi giochi superficiali, la liquidità è la marea che sta salendo e che sta già iniziando a muovere i mercati. Bitcoin è già salito di oltre 20k dal suo minimo e se ti perdi quei lassi temporali, se non tieni gli occhi su quello che succede in termini di liquidità, allora ti perderai gran parte dei guadagni. Questo sul breve termine. Se ti posizioni lungo termine, allora lì il discorso è un po' diverso. Tu devi riuscire a posizionarti prima che la marea salga, perché nel momento in cui la marea sale, ecco che ti tira su e appena arriva l'onda tu sarai già lì pronto a cavalcarla a belle spiegate. Questo è il gioco. Guarda a lungo termine, non farti distrarre dai media, dai video qua su YouTube, da tutta sta informazione continua, tira via tutto, osserva come si muove la liquidità e non ti servirà nient'altro. Ti ringrazio per essere stato qui con me, spero che questo video ti torni utile. Ti ricordo, iscriviti alla newsletter se ancora non l'hai fatto, perché analizziamo costantemente questo tipo di informazioni, le analisi che realmente contano, non tutte le medie cavolate varie, ma ciò che realmente conta, ciò che succede là fuori nel mondo. Iscriviti anche al canale, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, per rimanere aggiornato. Un abbraccio grande e ci vediamo nel prossimo video.